Buongiorno a tutti, questo è Game Dev, una rubrica dove cercherò di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco. Non sarà un tutorial di programmazione, installazione di plugin o modellazione 3D, ma potremmo chiamarla più la teoria dello sviluppo dei videogiochi. Insomma, tutta quella parte che sta più dietro le quinte e che non è sempre scontata per le persone che non sono del settore. Se parliamo di un film o di una serie TV, intuiamo subito la complessità del progetto. Ci sono artisti, direttori, attori e un sacco di figure. Ebbene, anche lo sviluppo di un videogioco non è da meno. Ci sono produzioni che richiedono svariati anni di sviluppo, budget enormi e centinaia di persone a lavorarci per creare poi un prodotto finale completo. Eppure, anche così può capitare che un gioco esca con vari problemi. Questo proprio perché lo sviluppo di un videogioco è un processo veramente complesso che richiede tante figure professionali coinvolte. Nei giochi più piccoli, invece, i cosiddetti indie game, è possibile che una persona ricopra più ruoli diversi, questo per problemi chiaramente di budget e di tempo. Pensate a dei giochi indie sviluppati da una, due, tre persone, insomma dei piccoli team, solitamente non puntano a dei gameplay troppo complessi o grafiche fantastiche da AAA. Ma non per questo vuol dire che siano meno validi. Infatti abbiamo molti esempi di giochi indie che hanno avuto un sacco di successo. Pensiamo a Stardew Valley o Among Us. E molto spesso, se non praticamente sempre, la cosa più importante da cui partire è l'idea. Avere una buona idea e svilupparla in maniera originale e ben bilanciata è sempre un buon inizio per avere un buon prodotto finale. Per questo è molto importante investire del tempo nel sviluppare molto bene la propria idea, fare brainstorming con il team, se se ne ha uno, oppure scrivere per poi andare a rileggere e magari cancellare cose superflue o che non c'entrano apparentemente niente con il gameplay che avevamo in testa. Scrivere prima a mano per poi riportare tutto in digitale può essere una buona idea per rileggere le proprie idee e riuscire a fissare meglio i concetti chiave nella nostra mente. Può capitare di essere inondati da una valanga di idee apparentemente sconnesse tra loro ma che a noi appaiono fantastiche. Ebbene, proprio qui che rileggere e riscrivere può aiutarci a trovare delle buone connessioni o a capire che è meglio scartare qualcosa. E ricordatevi che i peggiori nemici di noi stessi in quel momento siamo proprio noi, con il fatto di esserci affezionati all'idea stessa della nostra intuizione. Bene, il video di oggi finisce qui, il topic di oggi era l'idea e quindi fatemi sapere in un commento se voi avete mai avuto l'idea per un videogioco o avete mai provato a scriverne una. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. A presto, un saluto!